Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere il restore di un backup precedentemente eseguito su un'istanza OpenHub appena installata. Per comodità utilizzerò un'istanza Docker, ma alla fine i comandi sono gli stessi, un po' come per il backup. Si eseguono leggermente in maniera diversa, però poi alla fine la logica è la stessa. Passiamo al PC e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Ecco, come vedete la mia istanza di OpenHub di test sul Raspberry 3 è tornata alle origini, diciamo così, perché ho rifatto praticamente l'installazione tramite Docker, anzi ho lasciato tutto così com'era, ma ho semplicemente cancellato tutte le i named volumes in modo tale che l'immagine ripartisse da zero al prossimo avvio. In questo modo OpenHub è praticamente stato reinstallato da zero. Adesso siamo alla pagina iniziale in cui c'è il wizard che ci guida nei primi step della post installazione. Ci fermiamo qui, andiamo a fare il restore del backup che abbiamo creato nel video precedente e vediamo che tutto tornerà come prima. Eccoci collegati al nostro solito Raspberry in modalità amministratori. Giusto due parole su quello che andremo a fare, perché adesso andremo a fare un ripristino su un'istanza di OpenHub che gira su Docker. È una procedura un pochino più complessa rispetto a un ripristino standard di OpenHub, perché ci sono un paio di particolarità sulle quali bisogna riporre attenzione su Docker. Il comando da lanciare è sempre il solito, restore, o tramite la OpenHub CLI restore, quindi se si è su ambiente OpenHub o Linux standard, oppure su Windows o su Docker il comando restore all'interno del runtime, così come abbiamo fatto per il backup. La particolarità di questo comando è che ovviamente OpenHub deve essere fermo, il servizio OpenHub quindi deve essere stoppato per poter eseguire il restore. Su Docker questa cosa qua in teoria non è possibile, perché nel momento in cui si ferma il servizio OpenHub su Docker, il container viene stoppato. Quindi non c'è modo poi di riaccedere al container per eseguire il comando di restore. Quindi bisogna utilizzare, almeno io utilizzo un trucchetto che permette di ripristinare i file e poi creare il container. Adesso lo vediamo insieme. Ho voluto fare questa premessa solo appunto per dire che non è la procedura standard di restore, perché la procedura standard di restore è molto semplice ed è di quello che vedremo oggi, perché bisogna semplicemente lanciare il comando con OpenHub fermo. Oggi vediamo bene quali sono gli step per ripristinare su Docker. Ok, torniamo al nostro Raspberry e iniziamo la nostra procedura. Controlliamo il nostro container che sia in esecuzione, che l'ho lanciato proprio poco fa, quindi è in esecuzione da 1 minuto. A questo punto la procedura standard ci direbbe che dobbiamo eseguire all'interno del container il comando restore. Quindi proviamoci, spoiler, non andrà a buon fine, però almeno vediamo che cosa succede. Entriamo con il solito exec all'interno del nostro container. Devo solo ricordare che devo ricopiare il backup all'interno della cartella user data, perché avendo ripristinato tutto ovviamente me lo sono perso all'interno del named volume. Quindi torno un attimo sul Raspberry, faccio la copia del mio file, ok, eccolo qua, e lo vado a mettere nel named volumes. Rientro nel container, adesso il mio file ce l'ho qui, all'interno di user data. Per pulizia mi creo la cartella di backup che ovviamente, non avendo ancora fatto il backup su questa nuova istanza, non c'è, e glielo muovo all'interno. A questo punto ho il mio file di backup all'interno della cartella backup. Il comando standard è OpenHub runtime bin restore, a cui bisogna dare il nome del file di ripristino. Se lo lanciamo ci viene detto che OpenHub è in esecuzione, dobbiamo fermarlo per poter effettuare il restore. Allora, in un ambiente standard fermare OpenHub è semplice, si dà il comando di stop del servizio, si esegue il restore e poi si riavvia OpenHub. In un container non possiamo fermare OpenHub, perché fermando OpenHub fermeremo definitivamente il container.
e quindi non avremo più la possibilità di accedere al container per effettuare il ripristino. Quindi dobbiamo trovare una soluzione e adesso vi faccio vedere come lo faccio io di solito. Quindi intanto esco dal container, stoppo il mio container OpenHub, ok, controlliamo che sia fermo, ok, è in stato exited, quindi il container è fermo. A questo punto cosa faccio? Mi creo un container parallelo a questo di OpenHub, ma dico all'immagine di non mandare in esecuzione il comando di avvio di OpenHub all'interno del container, ma mi faccio restituire una shell interattiva in cui posso eseguire dei comandi avendo a disposizione l'immagine di OpenHub, anche se è ferma, comunque i file del runtime ci sono sempre, mappo gli stessi named volumes che mappo nel container standard, eseguo il ripristino, stoppo il container temporaneo ed eseguo e riavvio il container standard. A questo punto il container standard, utilizzando gli stessi named volumes del container temporaneo su cui ho eseguito il restore, si ritrova l'ambiente pronto e riconfigurato. Per fare questa procedura, quindi, la prima cosa che devo fare è eseguire un nuovo container OpenHub, un po' come avevamo fatto quando abbiamo creato la prima volta il nostro container. Quindi bisogna ricordarsi un po' tutto il comando completo. Ecco, questo è il comando che avevo usato a suo tempo per creare il container ex novo. Questo comando l'avevamo preso dalla documentazione e avevamo fatto le personalizzazioni per mappare i nostri named volumes, che sono OpenHub Conf, OpenHub User Data e OpenHub Add-ons. Adesso devo rilanciare questo comando, dare un nome diverso al container in modo tale che non vada in conflitto con quello che è già esistente, dire al container che non deve eseguire il comando di default dell'immagine di OpenHub, che è il lancio del servizio di OpenHub, ma gli faccio eseguire il comando di shell bin bash. Gli devo solo dire che voglio che il container vada in modalità interattiva, quindi che mi restituisca il prompt, che prenda possesso del terminale in modo che io possa vedere tutti gli output che fa il container, e non gli devo dire di andare in modalità daemon, altrimenti va in background e non riesco più a interagire. Con questo trucchetto io ho a disposizione il container OpenHub con dentro il software OpenHub col servizio stoppato. In questo modo posso lanciare il restore viene ripristinato sui named volumes originali. Una volta fatta questa operazione, elimino questo container e rilancio il container originale. A questo punto facciamo le modifiche a questo comando, che vuol dire togliere il "-d", magari togliamo anche il restart always, che non ci serve a niente. Gli diciamo che vogliamo eseguire il comando bin bash, in questo modo sovrascriviamo l'operazione di default che viene fatta all'avvio del container su una particolare immagine. Poi torniamo all'inizio, gli diamo il flag "-i", che vuol dire interattivo, quindi che mi restituisce il comando, "-t", il discorso del terminale per avere l'output a video, e il nome lo chiamiamo OpenHub Restore. Lanciamo il comando. Se non ho fatto errori, come vedete, vediamo in primo piano l'output del container, quello che sta facendo effettivamente il container al primo avvio. Alla fine di tutta questa procedura, che è una sorta di prima installazione di OpenHub, mi viene restituito il prompt perché io ho eseguito questo container col comando bin bash. Capisco che è una procedura un pochino contorta, però una volta imparato quei 2 o 3 meccanismi, alla fine è molto utile per effettuare questo tipo di operazione, soprattutto quando c'è bisogno di avere il servizio di OpenHub fermo. Ecco, adesso mi ha eseguito bin bash e io sono all'interno del mio container, ma OpenHub è fermo. A questo punto, nella mia cartella user data dovrei avere il backup di prima, eccolo qua, e posso lanciare il comando di restore. Quindi lancio OpenHub runtime bin restore, gli do in pasto il nome del file di backup e vado in esecuzione. Adesso aspetto che finisca e poi andiamo avanti con gli ultimi step. Diamogli conferma al fatto che verranno eventualmente sovrascritti dei file già esistenti e aspettiamo. Bene, sembra essere andato tutto a posto. A questo punto possiamo uscire da questo container. Vi faccio vedere docker ps-a
che abbiamo il container OpenHub fermo e il container OpenHub Restore fermo. OpenHub Restore lo rimuovo e a questo punto semplicemente rilancio OpenHub. Attendiamo qualche minuto che salga su e poi andiamo a vedere l'interfaccia se è effettivamente tornata pre-backup. Ok, andiamo a vedere l'interfaccia web ed ecco che siamo tornati alla configurazione pre-backup. Quindi il tutto ha funzionato perché appunto abbiamo creato una nuova installazione di OpenHub e abbiamo applicato un backup creato ovviamente con la stessa versione, perché l'ideale è avere sempre versioni compatibili tra loro per fare backup e restore, però alla fine siamo arrivati al punto. Bene, detto questo, per questo video possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo visto quali sono gli step per effettuare un restore in maniera diciamo più complicata, perché abbiamo visto l'applicazione del restore su un container Docker che ha delle particolarità e delle difficoltà maggiori rispetto a un restore su un'installazione standard che fondamentalmente è la semplice esecuzione di un comando. E come promesso nel prossimo video vi farò vedere uno script completo di backup che coinvolge sia il backup di OpenHub che il backup di InfluxDB e lo spostamento del file di backup complessivo su un'unità esterna che nel mio caso è un NAS. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!